Salve Slow Smokers, io sono Aurelio del team La Exception. Oggi riprenderò una fumata che abbiamo anticipato nel 2020, dopo il Festival dell'Habano del 2020, l'ultimo al quale abbiamo avuto il piacere di partecipare. Riprenderò, dicevo, la fumata di una linea che stiamo aspettando sul mercato italiano, ovvero la linea De Oro di Romeo e Giulietta. E nello specifico, oggi fumerò uno dei 3 sigari rilasciati, il Nobles. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. Come anticipato nel video di Giulio, il Nobles è l'unico dei 3 ad essere un figurado. Nel video appunto fatto oltre un anno fa da Giulio, lui fumò uno dei 3 sigari, ovvero il Dianas, la cui vitola de galera è Damas, le misure 52 x 145. Il sigaro invece che fumerò io, appunto il Nobles, è un Triangulares 56 x 135. Quindi ovviamente stiamo parlando di un sigaro figurado. Se vogliamo paragonarlo a uno dei più rappresentativi figurado attualmente sul mercato, ovvero il Pyramides, c'è da dire che questo è un sigaro più largo di diametro, visto che il Pyramides ha un diametro di 52 mentre questo è 56, però è più corto, infatti questo è solo 135. Vediamo che cosa aspettarci da questo sigaro, che speriamo molto presto arrivi sul nostro mercato italiano. Ma prima di procedere al taglio e all'accensione, una consueta procedura che ha comunque il suo piacere, che interessa e incuriosisce molto i fumatori di Habanos, ovvero l'unboxing di questa prestigiosa scatola. Se vi ricordate, in alcuni video in cui abbiamo fatto una degustazione della linea dedicata al calendario cinese, parlo del Primaveras e del Maraviglia numero 8, il colore e il tipo di confezionamento mi ricordano molto quel tipo di scatola, appunto. Se tanto mi dà tanto, questo sigaro sarà altrettanto lussuoso e prestigioso. Procediamo quindi all'apertura e al taglio. Ovviamente, non essendo ancora uscito in Italia, questo cabinet proviene da un distributore che li ha già in commercio. Ho deciso di iniziare da questo figurado e poi procederò alla recensione dei prossimi 2 sigari, ovvero l'Hidalgos e il Diana che ha già fumato Giulio. Però sarà interessante capire quanto differisce questa linea di produzione rispetto a quello che è stato il campione, il sigaro che ci hanno dato durante il Festival dell'Habano ormai 2 anni fa. Comunque, procediamo al taglio. La prima cosa, in questo caso abbiamo solo il sello di Cuba da aprire, perché quello dei Habanos si è già tagliato o rotto probabilmente. Vediamo che cosa ci aspetta. Come immaginavo, la confezione era chiusa da un drappo rosso, proprio nello stile del confezionamento di cui vi ho parlato poco fa.
La scatola riporta l'emblema di Romeo e Giulietta che abbiamo visto nella piccola scatola donata durante il Festival dell'Abano con dentro i 3 sigari, quindi è un rilievo, sembra in plastica, applicato su questa scatola laccata in legno. La scatola contiene 20 Nobles. Vediamo subito. Come potete vedere, la scatola ha un lato inclinato, quindi ha anche una forma particolare. Il cuneo di questa scatola è settembre 2021, quindi un sigaro veramente molto recente. Adesso andiamo ad aprire la confezione. Beh, che dire, un confezionamento veramente prestigioso. All'interno troviamo il papelito che ci dice Nobles Cepo 56 x 135 e una delle 3 vitole selezionate da Habanos SA per formare parte della più esclusiva e elegante linea della marca Romeo e Giulietta, la linea de Oro. Ovviamente sono totalmente a mano, presi il cui tabacco viene prodotto nelle migliori fincas di Huelta Bajo, sappiamo già tutto, nella regione di Pinar del Rio. Ora sentiamo il profumo di questi sigari. Che è inebriante. Vediamo ora la differenza con uno degli esemplari che ci è stato donato proprio durante il festival. Quindi prenderò questo centrale, che è il più facile da rimuovere, e lo confronterò con quelli che ci sono stati donati durante il Festival dell'Abano. La differenza è sostanzialmente inesistente. Anche il colore della capa è praticamente lo stesso. La capa è di un claro, i profumi sono molto intensi e direi che quindi posso iniziare a fumare questo sigaro, dal quale mi aspetto molto. Giulio, nella sua recensione del Diana, che ha fumato appunto oltre un anno fa, mi ha fatto notare che si tratta di un sigaro la cui forza differisce leggermente da quella della marca, cioè da Romeo e Giulietta, che è caratterizzata da un territorio de sabor medio, mentre qui lui dice, almeno nel sigaro che ha fumato lui, che la forza è da medio a forte, quindi mi dovrei aspettare un sigaro leggermente più forte. Notavo una cosa che magari non avevo mai notato prima, persino sulle cerniere che vanno a chiusura della scatola c'è scritto Habanos. È un dettaglio che non avevo mai notato. Procedo al taglio e all'accensione. Durante il Festival dell'Abano, ad omaggiarci della scatoletta per tutti quelli che hanno partecipato alla serata di gala del Festival dell'Abano, oltre ad averci dato appunto un esemplare per ogni sigaro in una scatola che riproduce in una versione ridotta la scatola che abbiamo appena visto, ci è stata data una confezione che racchiude un accendino dedicato alla linea de Oro e il relativo tagliasigari. Quindi io procederei all'accensione del sigaro, ma prima di farlo vorrei approfondire l'analisi a crudo di questo prodotto. Partiamo ovviamente dalle note estetiche. Come ho detto, la capa è di un colore chiaro, quindi una capa clara. È caratterizzato, e questo lo vedremo in tutti i sigari della linea de Oro, da una doppia aniglia che riporta in questo caso il nome del sigaro, ovvero Nobles, e una seconda aniglia sul piede per tenere il piede più al sicuro, diciamo, proteggendolo da eventuali rotture. Il sigaro è anche molto giovane, quindi
voglio capire quanto è pronto questo prodotto. Sappiamo che ultimamente, come abbiamo detto nei nostri ultimi video, i sigari che stiamo degustando si presentano tutti subito pronti. Vediamo che cosa aspettarci. Intanto vorrei sentire il profumo che ha questo sigaro al piede. Beh, i sentori sono molto tenui a crudo. Vedremo di fare una più accurata analisi a crudo dopo il taglio. Rimossa la fascetta che protegge il piede, procedo al taglio con questa ghigliottina. Il tipo di ghigliottina è a ventaglio, quindi è un tipo di ghigliottina che io non uso molto, però vedremo se sa fare il suo lavoro, e anche io. Un taglio semplice, in effetti io preferisco fare un taglio minimo sui sigari figurado per poi eventualmente riprenderlo e tagliarlo ulteriormente. Vediamo i primi puff a crudo. In effetti i sentori sono quelli del tabacco, c'è una leggerissima nota legnosa, non arriva una ricchezza aromatica così imponente a crudo. Vediamo se dopo l'accensione ci sarà un'evoluzione. Intanto, riprendendo l'analisi che ho anticipato poc'anzi, la capa ha sì un colore chiaro, ma c'è da aggiungere che è anche perfettamente stesa, ha dei leggeri riflessi dorati, è abbastanza oleosa e anche molto gradevole al tatto. Il riempimento sembra perfetto, omogeneo, con la giusta quantità di tabacco. Il tiraggio che ho provato poc'anzi a crudo sembra impeccabile. A questo punto, essendo un sigaro nuovo che a mio avviso richiede il giusto rispetto, procederò non all'accensione con una fiamma rigida, quindi con il sigaro che gentilmente ci è stato omaggiato, ma lo accenderò con una cedrella, quindi un'accensione più lenta. Una cosa molto particolare in questo tipo di accensione, come ci insegnarono degli Habano Sommelier a Cuba, è come far prendere aria al piede del sigaro durante l'accensione. Il movimento deve essere lento e fluido, come un pittore che col suo pennello percorre la tela. Non è necessario fare dei movimenti veloci e bruschi e anche poco eleganti. L'anello esterno è perfettamente acceso. I profumi che stanno uscendo dal piede del sigaro sono molto intensi e molto ricchi, a differenza di quanto si poteva sentire a crudo. Vediamo cosa ci aspetta con il primo puff. Le prime impressioni con il primo puff di questo sigaro sono di un sigaro, intanto già pronto.
non si sentono note ammoniacali. Il sapore prevalente è quello salato, però al naso si possono sentire diversi aromi, quello del buon tabacco ovviamente, il legno stagionato, della frutta secca. Sembra molto interessante. Bene, rieccoci. Sono alla fine del primo terzo, all'inizio del secondo terzo. Il sigaro, come vedete, ha preso una brutta piega, si è un po' inclinato. Faccio una parentesi, ho deciso di abbinare a questo sigaro un Havana Club Selezione Maestro e una release che è stata rilasciata nel 2018 e, non voglio parlare molto di questo ron, ma ho ritenuto in modo così un po' empirico, diciamo, che potesse abbinarsi bene alle note di questo sigaro. Vediamo quali saranno le impressioni. Tornando al sigaro, salute. Tornando al sigaro, Giulio mi aveva preparato al peggio nel suo video di qualche tempo fa. È vero che aveva fumato un esemplare consegnato appunto durante il Festival dell'Habano, ma da quanto mi aspettavo la forza sarebbe dovuta aumentare drasticamente. In verità continua a rimanere su note di intensità media, quindi per ora non c'è stato un aumento della forza così netto come mi aspettavo. Continua a essere un sigaro più o meno nel range dei Romeo e Giulietta. I primi puff mi avevano un attimino preso così di sorpresa e credevo che le prime sensazioni avrebbero portato in un'altra direzione. Per la verità il sigaro si è assestato su quella forza media. Vediamo se più avanti si evolve, acquisirà evidentemente ancora un po' di forza. Le note che vengono fuori continuano a essere quelle del legno, che si sente in modo ben definito, è quello della frutta secca, la nocciola, ma anche le mandorle. C'è una leggera, adesso si affaccia una leggera nota dolce rispetto a prima, quando l'unico sapore che riuscivo a percepire era quello del salato. Sta virando, e questo è particolare, è comunque un sigaro ottimo per la costruzione, per il tiraggio, per la combustione, cioè sta fumando benissimo, non richiede assolutamente correzioni. Come già detto, il diametro facilita anche questo tipo di fruizione. Cosa dire? Questo sigaro non è ancora arrivato in Italia, come dicevo all'inizio, ma probabilmente presto lo vedremo nelle nostre tabaccherie. È già presente sul listino 2022 di Diadema. Il Nobles, appunto, nella scatola da 20 è già presente insieme ai suoi due fratelli e il prezzo indicato è di 16 euro. Quindi i tre sigari costano 16, 17 e 20 euro. L'esemplare che ha fumato Giulio è quello più caro. Beh, direi che a quel prezzo, appunto una scatola poco più di 300 euro, è assolutamente da acquistare. E qui voglio già anticipare le valutazioni finali. Il sigaro è buono, non mi sta stravolgendo, è vero, non è proprio il mio sigaro preferito in assoluto. Io preferisco Ace Upmann tra i vari prodotti, ma quella è una questione di gusti personali. Però l'analisi oggettiva di questo sigaro, che è un manufatto ben costruito, bellissimo da vedere, in una confezione fantastica, in un'edizione lussuosa e particolare, un sigaro che ha una bontà difficilmente replicabile su altri prodotti, e quindi direi per 16 euro è sicuramente un acquisto da non farsi perdere. Beh, cosa dire? Vorrei trarre delle conclusioni su questo sigaro. Durante la fumata ho spiegato in tempo reale quella che è stata un po' l'evoluzione, sia in termini aromatici, sia l'aspettativa che avevo all'inizio,
le prime impressioni che a volte vengono rispecchiate durante la fumata, ma che in questo caso invece sono state disattese, in modo positivo per fortuna. Perché dico questo? Perché le primissime sensazioni sono state quelle di un sigaro tendente al salato e di un sigaro che, almeno a crudo, non dava l'idea di avere un profilo aromatico molto complesso e interessante. E invece, durante la fumata, il sigaro si è stravolto o forse assestato anche per via dell'età, della giovinezza di questo sigaro. A cosa mi riferisco? Il sigaro è partito subito dandomi l'impressione di essere un sigaro tendente al salato, invece la direzione che ha preso era quella della dolcezza. Gli aromi sono confermati, quindi il legno, le nocciole, in generale la frutta secca, e per questo ben si sposa, soprattutto dopo i primi 2 centimetri del sigaro, ben si sposa con la scelta che ho fatto a questo punto di Havana Club Selezione Maestro, perché questo ron cubano si è subito abbinato, non per contrasto ma per similitudine a questo prodotto, a questo sigaro, perché in comune avevano una dolcezza, in comune avevano alcuni sentori di frutta secca. Poi è ovvio che questo tipo di ron ha una tendenza più caramellosa, quindi forse più piaciona, ma infatti ne ho voluto sorseggiare proprio poco, proprio per non stravolgere troppo il sigaro, che in questo caso volevo che fosse il protagonista di questa degustazione. Di certo è che questo ron ha ben predisposto la bocca ad accogliere questo fumo. Confermo che si tratta di un sigaro bellissimo all'aspetto, bellissimo costruttivamente, di ottima qualità, pronto subito, quindi presumo che quando arriverà in Italia, se il cugno sarà lo stesso, saremo pronti per fumarli. Poi è ovvio che questa è una scatola molto particolare, molti la compreranno per serbarla per momenti, diciamo, più importanti. È un sigaro prestigioso nel suo confezionamento, ma che nonostante questo non ha un costo proibitivo. Cioè, se pensiamo 20 sigari sono appunto 320 euro per questo sigaro, è sicuramente una scatola da avere. Definire la scatola tra l'altro è riduttiva, perché è proprio una confezione molto 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 bella. A questo punto non vediamo l'ora che Diadema li faccia arrivare. Presto proverò anche gli altri 2 sigari, riprenderò la fumata che ha fatto Giulio nel 2020 e continueremo questo paragone con il sigaro della degustazione che ci è stata offerta durante il festival e con i sigari della produzione normale. Bene, non mi resta altro che invitarvi a mettere mi piace su questo video se vi è piaciuto, a sottoscrivere il nostro canale e premere sulla campanella per ricevere le notifiche ogni qualvolta esce un nostro nuovo video. Quindi vi do un arrivederci al prossimo video, alla prossima recensione. Ciao a tutti!